Bella raga, oggi a grandissima richiesta torna un video tecnico. Video tecnico come su YouTube non c'è mai stato. Quindi mettiti comodo e iniziamo con il video. Vamo. Ok, parte il tie break. In battuta c'è Milano con Vitelli che usa questa battuta ibrida con lancio da spin per poi passare alla float. Battuta decisamente efficace che genera una palla brutta, una ricezione brutta, costringe Brizard ad andare ad alzare la palla in bugger, palla alta per Leal che non riesce ad attaccare. Come vedete tolgono le mani i giocatori di Milano. Difesa buona, palla dietro per Reggers che fa punto. E Milano inizia subito con un bel break in battuta. Torna in battuta Vitelli, sempre battuta ibrida float a cercare Lucarelli. Secondo me vanno a cercare Lucarelli per cercare di togliergli la rincorsa poi per attaccare la pipe, così da fare appunto delle scelte a muro. Lucarelli riceve bene, Brizard palla in testa, guardate come aspetta bene il centrale. Questo perché Simon è un po' in ritardo a causa della ricezione bassa di Lucarelli, non ha il tempo ovviamente di arrivare. Ottimo attacco della palla di Brizard, primo tempo vicino per Simon e punto. Uno pari. In battuta Yuri Romanò che pensa poco, tira tutto braccio. Kaczynski tiene viva la palla, però possono solo rigiocarla di là. In realtà riescono a mettere una palla ottima, giocabile, attaccata, quindi vicino alla rete, che come vedete Paolino riesce a rigiocare sul muro e autocoprirsi. Kaczynski alza questa palla ottima, alta, corta e attaccata, mi raccomando. Yuki fa money out, ma ragazzi non lo cerca il money out, anzi rivediamo. Guardate come vuole fare un pallonetto verso il centro del campo, solo che è molto alto, rimbalza sulle mani di Simon e fa money out. Va in battuta Paolino, come sempre batte da zona 1 salto spin verso zona 1 dove c'è il libero, palla esclamativa per Brizard, palla dietro scontata per Yuri, cerca una diagonale stretta da seconda linea che però esce. Non di tanto, ma esce. Torna in battuta Paolino. Questa volta palla corta, come vedete sempre in zona 6 per cercare di togliere la pipe di Lucarelli, che è veramente una gran bella pipe. Questa volta Scanferla riesce a coprirlo, ma come vedete non c'è lo spazio per riuscire a impostare una rincorsa per la pipe. Comunque palla buona, Brizard può fare quello che vuole, apre in banda su Leal, che ragazzi è uno degli schiacciatori più forti del mondo. Diagonale lunga, nonostante un bel tocco a muro di Reggers, ma punto per Piacenza. P3, quindi in battuta Leal. Anche lui ragazzi non pensa molto, va dritto per dritto, fortissimo. Ancora una volta Milano in difficoltà in ricezione, ma riescono a mettere questa palla ottima, alta, vicino alla rete. Guardate ragazzi perché dico che la palla attaccata è fondamentale per la palla alta. Con la palla attaccata, come vedete, si può fare quello che si vuole. Infatti vanno a rigiocare sulle mani, ma non per fare punto o per fare money out, attenzione, ma semplicemente per ricrearsi un'altra opportunità migliore per poi andare a giocare più veloce o meno scontato. Infatti giocano sul muro, ottima copertura. Paolino ha entrambe le scelte, sia giocare la palla dietro a Yuki o giocare la palla avanti per Reggers. Sceglie di giocare la palla dietro che Yuki, raga, mamma mia che money out. Guardate cosa si inventa con la rincorsa completamente in diagonale, tutto il corpo è in diagonale e all'ultimo extra rotazione sulla mano sinistra di Lucarelli che fa un money out, raga, da libero. Va anche in battuta, classica battuta zona 6 sua, tira forte ma la palla esce. Attenzione, in battuta c'è un cliente molto scomodo che è Simon. Lui è molto fastidioso non solo perché la sua battuta a salto spin forte è veramente forte, ma anche perché ha un'ottima mano e riesce proprio a fare una palla corta, quindi una variazione che è veramente bella e quindi crea molto casino all'interno della linea di ricezione. Infatti guardate, Milano sfrutta 4 giocatori in ricezione, guardate come il centrale va indietro per aiutare la linea dei 3 giocatori in ricezione. Lui va forte verso zona 5, Damiano Catania riesce ad aiutare Kaczynski che va a preparare direttamente la rincorsa. Palla Kaczynski, un filo lunghina, qui lui fa molta fatica a tirare la diagonale stretta, è obbligato a tirare la diagonale un pochino più lunga e infatti prende la murata a Brizard. Riescono a coprire molto bene, palla alta, direi perfetta, palla Reggers che tira alto sulle mani e fa questo bellissimo mani fuori. In battuta Milano. Loser
che batte da 1, salto spin verso zona 5, zona di conflitto tra Lucarelli e Leal, che Lucarelli prende questa palla alta dietro per Yuri Romanov in seconda linea, che attacca bene, ma c'è una bella difesa di Paolino Porro. Palla alta veramente bella, ragazzi. Fate conto, è un centrale che ha alzato questa palla, Kaczynski che tira questa diagonale stretta con la palla alta, che è difficilissimo. Difesa della Madonna di Scanferla. Palla alta anche per Piacenza, ottima anche questa. Guardate Lucarelli come gioca sulle mani apposta per rigiocare la palla. Un po' di casino in copertura, si genera un'altra palla alta, sempre corta e vicina alla rete. Guardate ragazzi, palla vicino alla rete, lo ripeterò all'infinito. È perfetta questa palla qua, infatti Lucarelli, mano sinistra, pallonetto spinto, punto. In battuta va Brizard, che però questa volta non forza, ma va a cercare il giocatore di prima linea, quindi Kaczynski, che riceve molto bene. Primo tempo vicino per Milano con Vitelli, ma alza la pipe Paolino per Yuki Ishikawa. Bellissima la pipe, ottimo timing, che riesce ad entrare, tra virgolette, tra il gap che c'è tra Kaneschi e Romanò a muro, e che quindi riescono a toccare la palla, ma si insacca e punto Milano. In battuta Reggers, dove però guardate la P1 di Piacenza. Questa è la P1 che negli ultimi anni sempre più squadre stanno facendo, la chiamavamo invertita a Modena, dove praticamente l'opposto per tutto il campo per riuscire ad attaccare dalla sua zona, quindi dalla zona 2, mentre invece lo schiacciatore di prima linea, come vedete è in posto 6, deve ricevere la palla e andare in posto 4. Questa soluzione è efficace quando c'è una battuta forte o quando non c'è un giocatore che fa tante variazioni in battuta. Questo perché se uno è bravo a fare la palla corta, il giocatore è obbligato ad andare a ricevere questa palla e farà molta fatica poi ad andare ad attaccare la palla in 4. E se la ricezione non è perfetta ci si toglie anche la possibilità di giocare questo primo tempo col centrale. Proprio per questo Reggers è bravo a vedere questa situazione, non forza la palla, piazza la palla simil corta o comunque float, che va a creare del casino tra i due ricettori e fa ace. Si va sul 7-4, inizia a prendere un po' di margine Milano, chiama time out Piacenza, si ritorna in campo sempre con Reggers che prova ad andare float sempre sul ricettore di prima linea, ma sbaglia questa volta a rete con Piazza, che secondo me si è un po' arrabbiato. P4 per Milano, in battuta Lucarelli che tira una bella bomba anche lui al centro del campo, palla alta alzata da Paolino per Reggers in seconda linea che tira alto sulle mani, punto anche per lui. Cambio campo, c'è un doppio cambio nel frattempo. Questo ragazzi si fa per alzare il muro e per teoricamente mettere l'altro palleggiatore, che può essere, anzi molto spesso è più forte dell'opposto in difesa, quindi per avere diciamo una fase in vantaggio rispetto all'altra squadra, quindi muro più alto davanti e giocatore più forte in difesa dietro. Kaczynski tira una bomba anche lui verso Lucarelli che riceve ma è fuori dalla pipe. Come vedete Kaneschi non ha il tempo e lo spazio per preparare la rincorsa, quindi anche il centrale non c'è. Brizard decide di alzare avanti per Leal che non riesce a attaccare, fa un pallonettino che viene murato ma coperto molto bene da Leo Scanferla. Palla alta ancora per Leal, secondo attacco di fila, e ragazzi con la palla alta Leal è uno dei giocatori più forti del mondo, infatti tira alto, anzi altissimo sulle mani e fa punto. In battuta va sempre Kaneschi con la sua salto spin verso zona 1 molto fastidiosa, anche lui riesce a togliere la pipe, si genera questa R4 è quando la ricezione è spostata verso zona 4. Ovviamente Vitelli non può andare a 1, non fa in tempo ad andare a 1, chiama questa 2, quindi primo tempo vicino dietro. Paolino si fida, gliela dà e la schianta nei 3 metri, bravo Vito, e si guadagna anche la possibilità di andare in battuta. Questa volta si alza la palla diversamente rispetto a prima, se vi ricordate, e va salto spin a cercare il ricettore di prima linea, quindi Leal. Si genera questa palla esclamativa ma comunque buona. Come vedete il muro adatta tantissimo, guardate Yuki dove parte, è al centro del campo. Fanno appunto questa scelta di lasciare Yuri molto meno marcato rispetto al centro della rete verso zona 4. Centrale che adatta su Simon, perché ragazzi non puoi lasciarlo mai solo Simon. Brizard non apre ma alza questa pipe dietro a
Lucarelli che con muro a 1 spara fuori. 10-6, in battuta ancora Vitelli, si alza ancora palla per la salto spin, tira molto forte in zona 6, palla alta, quindi palla scontata per Leal, questa volta è una palla alta fuori dal campo e staccata a rete dove Leal non può fare nient'altro che buttare la palla di là, piazzarla di là. La cosa interessante è qua la tattica di Milano sulla palla alta. Qua una squadra normale o comunque il 99% delle squadre vanno appunto muro a 3, invece Milano guardate cosa fa. Paolino scala dietro pronto per prendere il pallonetto lasciando muro a 2 centrale e schiacciatore con Paolino dietro che difende, palla alta per Reggers, attacca in diagonale, ottima difesa di Brizard che però non riesce a generare nessun attacco, free ball per Milano, appoggio perfetto da parte di Loser, Paolino alza una quick in banda a Yuki Ishikawa, secondo me scelta molto azzeccata, ma guardate che muro di Yuri Romanò che entra perfettamente sulla diagonale e fa un gran bel muro 1. Con Piazza che entra in campo a dire tranquillo, tranquillo. Sono stati bravi loro. In battuta Yuri da posto 5 con la sua battuta classica banana perché la traiettoria della sua palla ha questo effetto qua, molto fastidiosa, molto difficile da ricevere. Va forte verso 6-5, ottima ricezione di Yuki Ishikawa, non è attaccata a rete ma con una battuta del genere raga questa è perfetta. Ottimo timing di Loser che gioca questa sorta di C perché non è proprio un primo tempo, che riesce con una sciarpata ad andare verso 1 e a fare punto. Battuta Paolino che tira forte anche lui in zona 6, ottima ricezione un po' spostata verso R4, Brizard ottimo a una mano per Simon che realizza. Ragazzi quando Simon è in prima linea bisogna saltare sempre, punto. C'è poco da pensare. In battuta va Leal, ottimo battitore che può cambiare la partita. Infatti Milano, guardate che in P1 va addirittura in 4 in ricezione con l'opposto che scende appunto ad aiutare. Lui va forte senza pensare. Palla alta per Reggers, staccata a rete che però riesce a tirar fuori un colpo, non piena potenza ma riesce a trovare un buco nel campo e appunto segna. 12-8, in battuta Ishikawa da zona 1 verso zona 5 Lucarelli, molto forte, ottima battuta, ace. 13-8, time out per Piacenza. Un altro cambio per Piacenza, esce Lucarelli, entra Checco Recine per appunto cercare di alzare anche la qualità in ricezione. Ishikawa va forte come se non ci fosse un domani verso posto 6, ottima battuta, secondo ace di fila. 14-8 e match ball per Milano. E secondo voi Ishikawa la terza non la tira forte? Si alza la palla, tira una saracca, zona 5-6 che genera questa volta una palla alta, alzata però staccata a rete che ecco non può fare nient'altro. Palla alta per Kaczynski, tira forte su Simon, mai tirare forte su Simon la palla alta. Punto per Piacenza. Simon in battuta, tira come se fossero 0-0 del primo set e non 14-9 con match ball per Milano. Questa volta però è palla esclamativa dai 4 metri, Paolino cerca un primo tempo un po' forzato, può solo attaccare in pallonetto. Ottimo tocco di Kaneschi che va anche a difendere, palla scontata per Yuri con pochissima rincorsa però tira fuori un colpo incredibile. Questa volta c'è un time out per Milano per cercare di togliere un po' il ritmo a Simon. Torna in battuta, si alza la palla e la partita finisce con Simon che tira a tutto braccio e colpisce la mano di Kaneschi, quindi avrebbe tirato in rete. Ragazzi, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, spero di essere riuscito a spiegare bene un po' tutte le dinamiche che ci sono in partita o comunque che ci sono state in questo tie break spettacolare. Io raga, come sempre vi voglio bene, seguitemi qua ma anche sugli altri social che trovate tutti in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video. Fate i bravi raga.